Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial, il terzo dedicato alla modellazione di casa Farnsworth di Mies van der Rohe. Come al solito però prima di iniziare vi chiedo per piacere di iscrivervi al canale, questo mi aiuterebbe tantissimo con l'algoritmo di YouTube, e di attivare la campanellina per restare aggiornati sui nuovi contenuti. In questo video tutorial ragazzi affronteremo la modellazione delle facciate continue di casa Farnsworth, composte da struttura intelaiata più parti in vetro e la modellazione del solaio di copertura. In riferimento a quest'ultimo vi mostrerò come è possibile risolvere la modellazione di questa parte più esterna del solaio, dove l'ultimo strato, fondamentalmente rappresentato da questo strato di isolante, risvolta verso l'alto per realizzare questa pendenza per il deflusso delle acque, e vi mostrerò come poi poter realizzare questo raccordo rappresentato da questo profilo metallico con una famiglia di progetto. La prima cosa che andrò a fare sarà recarmi in Revit e aprire la sezione. Vado un attimo in pianta per cercare di capire quali sono le sezioni che ho a disposizione. Esatto, possiamo aprire questa sezione qui, quella che fondamentalmente taglia longitudinalmente la piastra principale della costruzione. Tasto destro vai a vista. In questa sezione qui andremo a copiare fondamentalmente i livelli per poter poi realizzare la copertura. Quindi fondamentalmente i livelli di cui ho bisogno sono molto simili a quelli che ho realizzato per la struttura, diciamo per il solaio di calpestio, per la piastra principale. Vedete, la struttura si ripete, abbiamo la stessa, più o meno la stessa stratigrafia, abbiamo queste travi di bordo profilate a C, più le travi interne col profilo dal profilo ad H. La cosa che si differenzia rispetto al solaio di calpestio è la mancanza del riempimento in calcestruzzo, perché siamo qui in presenza probabilmente di una controsoffittatura per il passaggio degli impianti, e abbiamo come ultimo strato delle lastre prefabbricate in calcestruzzo, queste lastre in cartongesso che rappresentano il nostro controsoffitto, e poi abbiamo lo strato isolante più esterno che vedremo poi alla fine come risvoltare sul bordo esterno. Ma andiamo con ordine ragazzi, iniziamo col copiare i livelli di cui abbiamo bisogno, quindi vado semplicemente a copiare quelli della piastra, del solaio della piastra principale qui in alto. Se non sbaglio la differenza di quota tra l'estradosso della struttura primaria e l'intradosso della struttura primaria di copertura, vado un attimo a verificarlo in AutoCAD, è di circa 3 metri. Quindi vado a misurare questa distanza, esatto, all'estradosso della struttura primaria, all'intradosso della struttura primaria sono circa 2,88 m. Beh, direi che possiamo arrotondare a 3 metri. Quindi la prima cosa che andrò a fare sarà spostare i nomi dei livelli qui a destra, in modo da poterli leggere più semplicemente, perché adesso vedete si sovrappongono con le mie geometrie e mi rendono non mi rendono semplicissima la lettura dei livelli. Quindi seleziono il pacchetto costruttivo e con HH da tastiera vado a spegnere momentaneamente le geometrie. Non mi occorre fare altro che selezionare uno dei livelli, in questo caso ho selezionato estradosso solaio, ma è indifferente perché vedete con questo catenaccio mi indica che i livelli in realtà sono concatenati tra loro. Quindi vado a dispormi col mouse su questo snap, su questo pallino qui, e vado semplicemente a spostare, trascinare sul lato destro i nomi dei livelli in modo da poterli leggere più chiaramente, e con HR da tastiera vado a riaccendere la geometria che ho spento poco fa. Quindi vado a rinominare questo livello con intradosso struttura primaria, in realtà quindi mi reco nel browser di progetto, quindi 2 estradosso struttura primaria diventerà il mio 2 intradosso struttura primaria. Poi non farò altro che selezionare i 3 livelli disposti al di sopra di 1 intradosso struttura primaria. Vedete, eccolo qui, adesso si legge meglio. Seleziono i 3 livelli superiori e vado a copiare con riferimento rispetto a questo livello
Quindi mi dispongo col cursore su intradosso struttura primaria e vado semplicemente a copiare questi livelli al di sopra di intradosso 2 intradosso struttura primaria. Nel mio caso sono stati assegnati dei nomi strani, questo perché prima di registrare il tutorial ho fatto delle prove con dei nomi per i livelli e Revit, nel caso specifico, nel mio caso, ha assegnato adesso in maniera randomica dei nomi secondo le modalità che avevo digitato io prima. Non mi occorre altro che rinominare i livelli. Per farlo però andrò a creare prima le viste di pianta legate a questi livelli. Quindi che devo fare? Devo recarmi nella scheda vista, comando viste di pianta, piante del pavimento, e selezionare tutti i livelli di cui voglio generare le viste e selezionare ok. A questo punto le viste saranno qui, compariranno all'interno del browser di progetto e andrò di volta in volta a rinominarle. Quindi la vista CC sarà in realtà il mio livello, vediamo un po', intradosso struttura secondaria, esatto. CC sarà 2 in questo caso perché si riferisce al solaio di copertura, 2 intradosso struttura secondaria. Poi DD sarà in realtà il mio, vediamo qui cosa abbiamo, DD sarà il mio 2 estradosso solaio, quindi vado a rinominare anche DD 2 estradosso solaio. E l'ultimo livello, quello disposto più in alto, spostiamolo più a destra in modo da leggerlo chiaramente, BB sarà il mio 2 estradosso struttura primaria. Esattamente. Quindi vado all'interno del mio browser di progetto, 2 sarà estradosso struttura primaria. Andrò a realizzare adesso però un rapido fine tuning in relazione, riferimento ai livelli che ho appena creato, perché in realtà il livello 2 estradosso solaio si riferisce, nel caso del solaio di copertura che vogliamo realizzare adesso, si riferisce all'estradosso delle lastre prefabbricate in calcestruzzo, che è disposto, questo bordo è disposto di circa mezzo centimetro al di sopra dell'estradosso delle travi di bordo. Quindi rivado in Revit, rinomino il livello 2 estradosso solaio con 2 estradosso lastre prefabbricate in CLS e vado a disporre questo livello circa mezzo centimetro più in alto rispetto al livello estradosso struttura primaria, quindi a 5.23 e 5. 5.23 e 5, 5.23 e 5. Revit arrotonderà, ma solo a livello grafico. Se infatti dovessi realizzare o comunque misurare con lo strumento righello la distanza tra i due livelli, vedete, verrà comunque mostrata la dimensione corretta, ovvero 5 mm. Perfetto. Quello che dovremo fare adesso è realizzare un ulteriore livello per quanto riguarda lo strato più esterno del solaio, vale a dire il nostro strato di isolante. Suppongo sia circa 4-5 cm a giudicare dalle immagini e dalle proporzioni con gli altri elementi, quindi non dovremo fare altro che recarci in Revit e sotto la scheda architettura gruppo riferimento ho il mio strumento per i livelli, o semplicemente posso prendere il livello, l'ultimo livello che ho realizzato, vado a copiarlo verso l'alto, vado a dire a Revit sotto la scheda viste di creare una vista corrispondente al livello che ho appena selezionato. Revit in automatico me la aprirà, io la chiudo e ritorno nella sezione 4 e vado poi a rinominare questa vista con 2 trattino estradosso isolante copertura. E il nostro livello estradosso isolante copertura
andremo a disporlo a circa 6 cm dal livello estradosso lastre di calcestruzzo. La quota posso cancellarla. Quindi a questo punto, ragazzi, non devo fare altro che proseguire con la copia degli elementi. Mi reco nella vista di pianta, piano di calpestio 1, piano di calpestio piastra. Vado a selezionare soltanto le travi di bordo, quindi in questo modo qui, le 4 travi di bordo, 3 e 4. Vado a copiarle nello stesso punto in cui si trovano già, quindi vado a selezionare copia negli appunti o CTRL C e poi a incollarle allineandole nella stessa posizione. A questo punto avrò 4 travi di bordo sovrapposte alle 4 travi di bordo, cioè avrò 8 elementi perché sono 4 sovrapposti ad altri 4, senza cliccare niente, quindi mantenendo la selezione dei 4 elementi. Revit mi avviserà sostanzialmente che se esistono istanze identiche nella stessa posizione, questo non mi interessa. A questo punto vado a cliccare su modifica piano di lavoro e vado a scegliere come nuovo piano di lavoro non 1 estradosso struttura primaria, bensì 2 estradosso struttura primaria. Seleziono OK e se mi reco adesso nella sezione 4 potrò visualizzare in maniera corretta la posizione delle nuove travi di bordo. Quello che occorre fare, mi reco un attimo in 3D, è correggere il nodo d'angolo tra le travi primarie. Quindi vado ad aprire la vista di pianta 2 estradosso isolante copertura. Se non visualizzate le travi di bordo che abbiamo appena copiato sul livello 2, non occorre fare altro che recarvi nella scheda delle proprietà sotto il gruppo estensioni, cliccare su intervallo di visualizzazione e modifica e impostare livello profondità della vista a meno 10 cm, quindi meno 0.1. Selezionare su OK e sicuramente visualizzerete anche voi le travi di bordo. Accertatevi di avere il livello di dettaglio impostato su alto, altrimenti su basso visualizzerete soltanto no, in realtà non visualizzerete niente, quindi impostando su alto verranno poi rappresentate le travi così come devono essere. Quindi mi reco nella scheda modifica gruppo geometria e vado a scegliere il comando giunti trave pilastro e vado semplicemente a correggere la connessione degli elementi. Qui in alto a sinistra è già corretto, in alto a destra anche. Occorre farlo una seconda volta qui in basso a destra e le travi sono state corrette. Altra cosa che voglio correggere è, in realtà mi reco di nuovo in 3D per farvelo capire meglio, è il vincolo superiore dei pilastri. In realtà la parte superiore dei pilastri, la sommità, non deve arrivare fino all'intradosso della trave di bordo, ma a giudicare dalle immagini di riferimento, in realtà le parti, il vincolo, la sommità dei pilastri raggiunge più o meno l'estradosso delle travi di bordo. Quindi mi reco in vista 3D, seleziono tutti i pilastri o ne seleziono soltanto uno, tasto destro, seleziona tutte le istanze visibili nella vista. Chiaramente verranno selezionate anche le istanze della piastra di base, della prima piastra. Vado semplicemente con Shift e il tasto con la freccia rivolta verso l'alto in modo da sottrarre elementi alla selezione. Vado a selezionare i pilastri che non mi interessano per eliminarli dalla selezione e vado poi a portare qui in alto nella scheda delle proprietà il livello superiore non a 2 intradosso struttura primaria, bensì fino al livello 2 estradosso struttura primaria. Adesso andrò a copiare gli elementi della struttura secondaria, quindi le travi col profilo ad H. Vado semplicemente un secondo a cambiare la visualizzazione della vista 3D, attivando anche le ombre in modo da
ad avere una visualizzazione più chiara rispetto a quella ombreggiata. Esatto, mi reco nella vista di pianta piano 1 calpestio di piastra, vado a selezionare lo strato diciamo più esterno del pavimento, accertandovi di avere attiva l'opzione seleziona elementi da superficie, altrimenti non potete selezionare pavimenti in viste di pianta. Infatti se dovessi deselezionare questa opzione, vedete, non mi è consentito selezionare pavimenti in viste di pianta. Quindi vado ad attivare questo comando, seleziono il pavimento e con la combinazione di tasti HH vado a spegnerlo temporaneamente. La stessa cosa vado a fare per il pavimento Narkwitz Solaio Piastra, HH per spegnerlo, e vado a selezionare in maniera molto comoda gli elementi della struttura secondaria, in questo modo qui. A questo punto non faccio altro che copiare, come ho fatto prima con la struttura primaria, negli appunti o CTRL C, incollare gli elementi nella stessa posizione, senza selezionare nulla vado direttamente a modificare il piano di lavoro e vado a scegliere in questo caso non 1 intradosso struttura secondaria, ma 2 intradosso struttura secondaria. Ecco qui l'ultimo in basso. Seleziono, mi reco in vista di sezione, ecco qui i nostri elementi della struttura secondaria. A questo punto vado a realizzare le lastre prefabbricate in calcestruzzo, quindi mi reco nella sezione 4, che è quella, vi ricordo, longitudinale sulla piastra principale, vado a chiudere tutte le altre viste, quindi mi reco qui sul comando chiudi finestre inattive per avere soltanto la sezione 4 aperta, vado ad aprire la vista di pianta estradosso lastre prefabbricate in calcestruzzo. Anche in questo caso andrò ad attivare la visualizzazione delle travi di bordo in modo da avere un riferimento rispetto al quale devo disegnare i confini delle mie lastre, che andremo a modellare come pavimento architettonico sostanzialmente, quindi da un singolo strato senza doverle modellare una per una. Quindi mi reco nella scheda estensioni intervallo di visualizzazione e vado anche in questo caso ad impostare una profondità della vista a meno 10 cm. Imposto come livello di dettaglio alto per visualizzare anche le travi e vado nella scheda architettura a realizzare un pavimento strutturale, in questo caso si tratta delle nostre lastre prefabbricate in calcestruzzo. Vado, prima di disegnare il contorno del mio pavimento, vado a modificarne il tipo, a duplicarlo perché non voglio realizzare un tavolato in legno. Andrò a rinominare le lastre in calcestruzzo in Narkwitz lastre prefabbricate CLS. Confermo l'operazione. Dopo aver duplicato il tipo vado a modificarne la struttura e andrò a cambiarne innanzitutto il materiale, scegliendo calcestruzzo. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa. Esatto, andrò a scegliere, vedete, abbiamo addirittura calcestruzzo lastre prefabbricate, perfetto. Vado a scegliere questo materiale qui, confermo l'operazione e vado a impostare come spessore 6 cm e mezzo, che è esattamente lo spessore che intercorre tra l'estradosso delle travi secondarie e lo strato e l'estradosso delle nostre lastre prefabbricate. Quindi 6 cm e mezzo, confermo nuovamente l'operazione e a questo punto andrò a disegnare i contorni del mio pavimento. Vado un secondo apro un secondo l'immagine di riferimento, vedete le lastre prefabbricate in calcestruzzo, come riferimento prenderemo il bordo interno delle nostre travi di bordo, quindi questo punto qui che visualizziamo in pianta, esattamente in questo punto. Quindi vado a realizzare il contorno del mio pavimento fino a questo punto qui e vado a confermare l'operazione. Verifico quanto realizzato nella vista di sezione. Eccole qui, ragazzi.
A questo punto voglio realizzare lo strato d'isolante disposto in copertura, quindi mi reco nella vista estradosso isolante e copertura, ecco qui, e vado anche in questo caso a realizzare nella scheda architettura gruppo costruisci un pavimento, in questo caso architettonico perché non è strutturale. Prima di disegnare il contorno del mio pavimento vado anche in questo caso a modificare il tipo, duplicare il tipo e a rinominarlo con Narquitz isolante copertura. Vado a modificarne poi la struttura cambiandone il materiale e scegliendo isolamento, ecco, ne abbiamo uno, lo seleziono e modifico lo spessore portandolo a 6 cm, che vi ricordo è la distanza tra l'estradosso delle lastre di calcestruzzo e l'estradosso dello strato di isolante, quindi corrisponde proprio allo spessore del nostro strato isolante. Seleziono confermo le modifiche, scusate, confermo nuovamente e vado a realizzare i contorni del mio isolante, impostando, scusate, come offset 10 cm, poiché riapro un secondo l'immagine di riferimento. Vedete, rispetto al bordo esterno delle travi di bordo, lo spessore isolante aggetta di circa, forse 10 cm sono esagerati, potremmo definire circa 4-5 cm, e quindi lo strato isolante aggetta rispetto al bordo esterno delle travi della struttura primaria, quindi andrò ad impostare un offset di, potremmo dire, 4 cm probabilmente, e vado poi a dispormi sul bordo più esterno delle travi e a realizzare il contorno dello strato isolante fino a questo punto qui. Confermo l'operazione, apro la vista di sezione per valutare quanto realizzato e quello che dovrò fare adesso sarà risvoltare questa parte finale dell'isolante verso l'alto per realizzare la pendenza. Come è possibile fare? La prima cosa da fare, ragazzi, è aprire la vista di pianta estradosso isolante copertura. Andrò a selezionare il nostro strato isolante e ad aggiungere una linea di divisione esattamente nel punto in cui inizia la pendenza, quindi in cui la pendenza del nostro strato isolante cambia. Questo punto qui più o meno siamo in presenza, credo, di una quindicina di centimetri probabilmente. Quindi ritorno in Revit e vado a realizzare la mia linea, cioè le mie 4 linee di divisione, perché diciamo, la pendenza corre su tutti e 4 i lati dell'isolante. Non vi preoccupate della distanza tra la linea di divisione e il bordo esterno, andremo a definirla in un secondo momento. Quindi realizzo una prima linea di divisione in questo modo, vado a realizzarne una seconda qui lateralmente, verticale, fino in basso, la terza qui sul secondo lato lungo e vado poi a chiudere in questo modo. A questo punto seleziono il tasto ESC, cioè premo il tasto ESC da tastiera, seleziono questo tratto qui in eccesso e da tastiera vado a cancellare il segmento, così come il punto qui a sinistra. Un'altra volta ESC da tastiera e andrò a realizzare delle quote temporanee tra il bordo esterno dell'isolante e le linee di divisione, per poi cambiare la posizione delle mie linee di divisione e portarle tutte a circa 15 cm dal bordo più esterno dell'isolante. Quindi procedo. A questo punto non devo fare altro che selezionare lo strato di isolante, modificare gli elementi secondari, selezionare di volta in volta le linee di divisione e andare a cambiare la quota che ho realizzato per modificare la posizione delle linee di divisione. Quindi digitare punto 15 cm, lo stesso vado a fare per la linea di divisione superiore, 15 cm, e per le altre due quote che ho realizzato, punto 15
e punto 15. A questo punto esco da tastiera e posso anche cancellare le quote che avevo realizzato. Si trattava semplicemente di quote temporanee per facilitarmi il riposizionamento delle linee di divisione. A questo punto, ragazzi, non devo fare altro che selezionare il mio strato isolante e dire a Revit di modificarne gli elementi secondari. Quali elementi secondari voglio modificare? Voglio modificare in realtà la quota in altezza di questi punti più esterni, voglio portarla a una quota più alta. Se verificate un secondo, infatti, nell'immagine di riferimento potremmo dire che i bordi più esterni dello strato isolante si trovano più o meno a più 3-4 cm dall'estradosso dello strato isolante. Quindi ritorno in Revit, seleziono il punto qui in alto a sinistra e lo porto a una quota di più 4 cm, quindi punto 0,4. L'avviso che ricevete da Revit potete ignorarlo. Vado a ripetere l'operazione per gli altri punti angolari, quindi punto 0,4. Qui in basso vado a fare la stessa cosa, punto 0,4, e vado ad aggiungere i 4 cm anche per quanto riguarda l'ultimo punto in basso a sinistra. A questo punto, una volta esco da tastiera, mi reco nella sezione 4 e vedete siamo riusciti a realizzare lo strato in pendenza, il tratto in pendenza dello strato isolante disposto sul bordo esterno. L'altra cosa che voglio modificare è in realtà questo tratto dell'intradosso dello strato isolante, voglio renderlo parallelo ai livelli, quindi l'unico tratto in pendenza che voglio è semplicemente questo tratto qui riferito all'estradosso dello strato isolante. Per poter compiere questa modifica non devo fare altro che selezionare lo strato isolante, recarmi in modifica del tipo, in struttura, modifica, e dire a Revit di rendere questo strato variabile. Digito ok ancora una volta e vedete Revit mi renderà la sezione dello strato isolante variabile, aggiungendo il salto di quota soltanto all'estradosso dello strato isolante. Andrò adesso a realizzare il profilo metallico di chiusura dello strato isolante. Per farvi capire meglio, mi riferisco a questo profilo metallico qui, a questi due profili metallici qui, in realtà sono due, ce n'è anche uno qui di chiusura in alto, e tutto quello che devo fare è sostanzialmente recarmi in Revit, aprire una vista di 3D e nella scheda architettura scegliere, aprire il menu a tendina del comando componenti e andare a scegliere modello locale. Qui andrò a scegliere categoria, vediamo un po' cosa abbiamo, collegamenti strutturali potrebbe andare bene, altrimenti potremmo in realtà scegliere anche la categoria, vediamo un po' cosa abbiamo, andiamo a scegliere semplicemente modelli generici, è indifferente in questa fase, vado a digitare ok e vado a rinominare il mio modello locale come chiusura profilo metallico chiusura isolante. A questo punto qui tutto quello che devo fare è realizzare uno sweep, quindi un'estrusione sul percorso, scegliere il comando seleziona percorso e vado a selezionare prima il lato corto e in realtà il bordo superiore dello strato isolante, vale a dire questo bordo qui, per poi selezionare gli altri bordi, perché il profilo metallico correrà su tutti i bordi dello strato isolante, in questo modo qui. Poi vado a confermare l'operazione, vado a dispormi nella sezione 4 in modo da disegnare il profilo che deve essere estruso lungo il percorso e vado a digitare il comando modifica profilo. Vado a realizzare il profilo con uno spessore di 5 mm, quindi seleziono il comando linea e inizio a schizzare il mio profilo in questo modo qui. Esatto, 5 mm. Fino a questo punto qui vado a chiudere poi il mio profilo in questo modo
e vado a confermare l'operazione. Confermo nuovamente lo sweep e mi reco qui c'è qualcosa che non... Ah no, questa in realtà è la parte posteriore, diciamo la proiezione diciamo, della parte posteriore sul bordo lungo. Quindi confermo nuovamente termina modello, mi reco in una vista di 3D per visualizzare il tutto in maniera più chiara in sezione. In 3D posso attivare il riquadro di sezione in modo da realizzare una sezione in 3D in questo modo e vado a valutare quello che ho realizzato. Vedete ragazzi, un nodo costruttivo molto bello. Qui abbiamo la trave di bordo, le nostre lastre di prefabbricate di calcestruzzo, abbiamo la nostra struttura secondaria, abbiamo poi il nostro strato isolante che risvolta verso l'alto con la pendenza, così come riportato in figura, e poi abbiamo il nostro profilo metallico di chiusura sul quale dobbiamo realizzare in realtà ancora il secondo profilo metallico, vale a dire questo qui piccolo AC disposto in alto. Prima di procedere però ragazzi voglio un secondo aggiungere un retino di sezione allo strato di isolante, quindi seleziono lo strato, mi reco in modifica del tipo, sotto la voce struttura dico ancora una volta a Revit di modificare, vado a selezionare i tre puntini sotto la voce materiale per aprire il browser dei materiali e nel materiale isolamento vado nella scheda grafica ad aggiungere un motivo di sezione. Quindi vado a scegliere, vediamo un po' cosa abbiamo. Esatto, andrò a scegliere tratteggio incrociato diagonale, questo qui, lo seleziono, modifico, confermo l'operazione, confermo ancora una volta, dico ancora una volta ok, ok, e a questo punto vedete il retino di sezione è stato aggiunto correttamente, posso visualizzare. Mi dava fastidio che lo strato isolante non avesse ancora un motivo di sezione, ecco. Quindi ragazzi adesso vado a realizzare il secondo profilo metallico, vado a disattivare temporaneamente il riquadro di sezione per visualizzare il 3D per intero, mi reco nella scheda architettura, ancora una volta componente, menu a tendina, modello locale, vado a scegliere anche in questo caso modelli generici e vado a rinominare il mio modello generico come profilo scusate, metallico 2. Anche in questo caso si tratterà di un'estrusione sul percorso, quindi di uno sweep. Vado a selezionare il percorso, selezionando il bordo più esterno del primo profilo metallico che avevo realizzato, quindi questo bordo qui. Vado a eseguire la selezione su tutto, chiaramente su tutti e quattro i bordi della struttura. L'ultimo è questo bordo qui, esattamente. Poi vado a selezionare, a confermare il percorso, vado a dispormi in sezione per poter schizzare in maniera più agevole il profilo e vado a dire a Revit modifica profilo. A questo punto col comando linea non devo fare altro che schizzare il profilo AC. Non vi preoccupate di essere molto precisi in questa fase, potete in secondo momento con l'ausilio delle quote temporanee, dopo aver selezionato un elemento, cambiarne la loro posizione. Quindi punto 005, abbiamo detto 5 mm, perfetto, vado a confermare l'operazione, confermo nuovamente e vado a dire a Revit di terminare le modifiche del mio modello locale. Ritorno in vista 3D e vado ad eseguire anche in questo caso una sezione tramite il comando riquadro di sezione per valutare quello che ho realizzato. Quello che andrò a fare adesso sarà realizzare lo strato di controsoffittatura, quindi vado un secondo in sezione, andrò a disporlo sul livello intradosso struttura secondaria, proprio questo livello qui. Quindi mi dispongo in una vista di pianta, indifferente quale, io andrò a scegliere estradosso isolante copertura. Vado nella scheda architettura a scegliere il comando pavimento architettonico. Come metodo di schizzo andrò a scegliere il rettangolo. Prima di schizzare il contorno del mio pavimento andrò a duplicare il tipo, lastre prefabbricate in calcestruzzo, quindi modifica tipo, duplica tipo e andrò a rinominarlo in cartongesso
cartone in gesso contro soffitto. Confermo l'operazione, vado a modificarne la struttura da 6 cm e mezzo a 3 cm e vado a modificarne il materiale. Andrò a scegliere, vediamo un po' cosa abbiamo. Default contro soffitto va benissimo, quindi scelgo questo materiale qui, confermo l'operazione, ancora una volta confermo e vado a schizzare anche in questo caso disponendomi sul bordo interno delle travi di bordo il contorno del mio pavimento, della mia controsoffittatura, cambiandone, facendo attenzione, cambiandone il livello e scegliendo in questo caso 2 intradosso struttura secondaria. Confermo l'operazione, mi dispongo in una vista 3D per valutare quanto realizzato. Vedete, il controsoffitto è stato realizzato in maniera corretta. Vado a valutarlo anche in sezione. Vedete, abbiamo scelto apposta intradosso struttura secondaria in modo che i pannelli della nostra controsoffittatura vengano disposti proprio sotto il bordo delle nostre travi della struttura secondaria. Andrò adesso a realizzare le facciate continue della costruzione, quindi mi reco una vista di pianta, indifferente quale io andrò a scegliere uno piano di calpestio piastra, e in questa vista andrò poi nella scheda architettura gruppo costruisci a realizzare tramite muro architettonico le nostre facciate continue. Andrò a scegliere, espandendo il menu a tendina qui in alto, nel gruppo facciate continue, la facciata continua generica, e andrò a realizzarne un pezzo qui indifferentemente dalla posizione. È una cosa che poi correggeremo in seguito. Quello che mi interessa in un primo momento sarà modificarne i vincoli di base e il vincolo superiore. Quindi come vincolo di base andrò a scegliere in realtà uno estradosso struttura primaria, perché voglio che la base della mia facciata poggi sull'estradosso della trave di bordo, e come vincolo superiore va già benissimo questo qui, perché quel livello corrisponde a 2 intradosso struttura primaria. Infatti se mi reco in una vista di prospetto, in particolare nella vista di prospetto sud, vedrete che la facciata poggia sulla trave di bordo, che è questo livello qui, e arriva fino all'intradosso della struttura primaria, quindi della mia trave di bordo. Perfetto. Ritorno nella mia vista di pianta 1 piano di calpestio piastra e vado a definire la lunghezza del mio elemento. Quindi vado col comando nella scheda modifica a linea o AL da tastiera a selezionare il bordo esterno della mia rampia di scale e l'estremità sinistra della mia facciata continua, in modo da allineare i due elementi. Lo stesso vado a fare per quanto riguarda l'estremità destra, selezionando il bordo più esterno della trave di bordo e l'estremità destra della facciata continua. Perfetto. A questo punto mi reco di nuovo in vista di prospetto sud per realizzare la griglia della mia facciata continua, quindi l'intervallo secondo il quale saranno disposti i montanti della mia facciata. Quindi andrò a selezionare la mia facciata continua, andrò a selezionare gli assi 3, 4 e 5 e andrò a digitare da tastiera HI per isolare temporaneamente gli elementi. A questo punto mi reco nella scheda architettura, gruppo costruisci, comando griglia facciata continua. Come funziona il comando griglia facciata continua? Non dovrete fare altro che, se volete realizzare dei montanti verticali, non dovrete fare altro che disporvi col cursore del mouse su un lato orizzontale. Al contrario, se volete realizzare dei montanti orizzontali, dovrete disporvi col cursore del mouse su un lato verticale. Vedete, questa linea tratteggiata rappresenta, è una, come dire, anteprima della posizione del montante che state per realizzare. Quindi io vado a realizzarne 2 tra il pilastro 3 e il pilastro 4, in questo modo, senza preoccuparvi molto delle distanze. La stessa cosa andrò a fare per quanto riguarda il lato tra il pilastro 4 e il pilastro 5. ESC da tastiera un'altra volta. Adesso andrò a scegliere il comando quota allineata o DI da tastiera
andrò a realizzare una quota in questo modo tra l'asse 3 e i due montanti che ho realizzato, e andrò a dire a Revit che queste distanze devono essere equidistanti. La stessa cosa andrò a fare per quanto riguarda i montanti compresi tra l'asse 4 e l'asse 5, equidistanza, e andrò a questo punto ad eliminare le quote allineate che ho realizzato. A questo punto, ragazzi, dovremo realizzare i montanti veri e propri della nostra facciata continua. Infatti, quello che abbiamo in realtà realizzato non è altro che la griglia di posizionamento dei montanti. Se mi reco infatti in una vista 3D e seleziono la mia facciata continua e la isolo, noterete che in realtà non sono ancora presenti i montanti veri e propri a sezione rettangolare, ma le linee che abbiamo aggiunto non sono altro che una suddivisione, una griglia di riferimento dove posizioneremo i nostri montanti. Quello che andrò a fare infatti adesso sarà selezionare la mia facciata continua, cliccare su modifica del tipo. Qui avrete due gruppi fondamentali che sono montanti verticali e montanti orizzontali. Sotto montanti verticali avrò tipo interno. Il tipo interno si riferisce a tutti i montanti che sono disposti tra il tipo bordo 1, che è questo qui, bordo 1, e tipo bordo 2 disposto sull'altra estremità. Allo stesso modo, sotto la voce montante orizzontali avrò tipo interno. In questo caso non ho nessun montante orizzontale, quindi a tipo interno sotto la voce montanti orizzontali non occorre caricare nulla. Il tipo bordo 1 dei montanti orizzontali è quello superiore e il tipo bordo 2 è il bordo inferiore. Quindi, per quanto riguarda il tipo interno, andrò a scegliere montante rettangolare, montante rettangolare. Tipo bordo 1, allo stesso modo, si tratterà di un montante rettangolare, quindi vado a scegliere l'ultimo all'interno della lista, e il tipo bordo 2 avrà anch'esso un montante rettangolare. Montanti orizzontali, come abbiamo detto, tipo interno non ne abbiamo di montanti orizzontali internamente, quindi lascio nessuno. Tipo bordo 1, anche in questo caso si tratterà di un montante rettangolare, e tipo bordo 2, montante rettangolare. Vado a dire applica, vedete i montanti sono stati realizzati, confermo l'operazione. Quello che ora dobbiamo correggere, mi reco un attimo in una vista di pianta, è lo spessore dei montanti. Vedete, questo è il montante orizzontale, la proiezione del montante orizzontale in basso, e che corrisponde tra l'altro allo stesso spessore del montante verticale, 15 cm. A me occorre uno spessore diciamo che parte dal bordo interno dei pilastri e fino al bordo interno della trave di bordo di circa, misuriamo col righello, siamo più precisi, è di circa, vedete, 14 cm e 6 mm. Quindi quello che mi occorre fare è cambiare lo spessore dei montanti. Come posso fare? Se seleziono la facciata continua, non mi è consentita, questa operazione non mi è consentita perché qui non ho nessun parametro che mi rimanda allo spessore dei montanti. L'unica cosa che posso fare, come abbiamo visto, è scegliere la sezione del montante da poter attribuire alle varie griglie. Per cambiare lo spessore dei montanti devo recarmi sotto la voce famiglie nel browser di progetto e sotto la categoria montanti della facciata continua aprire il menu a tendina, e qui vedete in basso abbiamo montante rettangolare, esattamente il montante che abbiamo caricato all'interno della facciata continua. Quindi apro questo menu a tendina, clicco 2 volte sul montante rettangolare, a questo punto sotto la voce costruzione ho la possibilità di cambiarne lo spessore. Abbiamo detto 1406, confermo l'operazione. Vedete adesso lo spessore è stato riadattato, devo semplicemente posizionare in modo corretto la mia facciata continua. Quindi seleziono la facciata continua ponendomi col cursore del mouse sull'asse della facciata, e col comando sposta vado a prendere questo bordo qui e a spostarlo sul bordo interno dei pilastri. Perfetto.
Un'altra cosa che ho notato che manca, che non abbiamo ancora fatto, è realizzare in realtà un montante in prossimità del pilastro. Vedete, la suddivisione è stata realizzata in modo corretto, abbiamo tutti i montanti, fatta eccezione per i montanti in prossimità dei pilastri. Quindi mi reco in una vista di prospetto sud, vado a ridurre la scala di rappresentazione per rimpicciolire i nomi dei livelli in modo che la vista sia molto più chiara, esatto, ecco, in questo modo. Poi seleziono la facciata continua, seleziono di nuovo l'asse 3, 4 e 5, HI da tastiera per isolare gli elementi selezionati, mi reco nella scheda architettura, nuovamente griglia facciata continua e vado a realizzare una griglia esattamente sull'asse 3. In questo modo, vedete, in questo caso il montante verrà caricato automaticamente perché è già all'interno della facciata continua, perché l'abbiamo fatto prima. Vado a ripetere l'operazione sull'asse 4 e sull'asse 5. Quindi vado in 3D per valutare quanto realizzato. Che figata! Un'altra cosa che voglio correggere, ragazzi, è che i montanti di bordo siano continui, mentre i montanti verticali arrivino fino al bordo interno del montante orizzontale, sia in alto che in basso. Quindi non devo fare altro che selezionare un montante orizzontale e cliccare su questo simbolo qui disposto a destra. Vedete, il montante orizzontale in questo caso sarà continuo. Devo farlo per tutti i montanti orizzontali di cui è costituita la mia facciata continua. Lo faccio un attimo rapidamente, ancora un altro, esattamente così. Allo stesso modo vado a correggerlo anche in basso. In questo modo qui. Proseguo con la realizzazione delle altre facciate continue, quindi mi dispongo in vista di pianta 1 piano di calpestio piastra, vado a selezionare la facciata continua che ho appena realizzato, modifica del tipo, vado a duplicarne il tipo, prima di duplicarlo però rinomino il tipo in facciata sud, perché questa è la facciata sud, confermo l'operazione, poi duplico il tipo, facciata est, perfetto. E prima di proseguire però con la realizzazione della facciata est vado a modificare il tipo bordo 2, quindi l'ultimo montante verticale, vado a sostituirlo con un montante angolare, vale a dire tipo bordo 2, al posto di montante rettangolare vado a scegliere montante angolare quadrato. Applico la modifica e confermo. Vado a spostare la posizione dell'ultimo montante verso l'interno e devo adesso modificarne le dimensioni, perché questo misura 15 x 15. Come faccio a modificare le dimensioni del montante? Esattamente come abbiamo fatto per il montante rettangolare. Nel browser di progetto scorriamo in basso alla voce montanti della facciata continua, montante angolare quadrato, clicco 2 volte sul tipo e vado a modificarne qui in basso nella scheda altro le dimensioni, portandole a 14,1406, che sono tra l'altro le dimensioni è la dimensione della profondità del nostro montante rettangolare, se ben vi ricordate. Quindi punto 1406, applico, confermo la modifica, vedete il montante angolare è stato modificato, lo riposiziono e procedo con la realizzazione della facciata est. Quindi scheda architettura, gruppo costruisci, comando muro, muro architettonico, vado a scegliere facciata est che ho poco fa duplicato. Quindi mi dispongo sull'asse del montante della facciata sud e vado a realizzare una facciata continua è uguale adesso fino a che punto poi la riposizioneremo in un secondo momento. Quello che mi interessa però adesso è per quanto riguarda la facciata est,
Siccome ho realizzato un montante angolare per la facciata sud, non mi interessa avere un montante rettangolare sul tipo bordo 1 della facciata est. Quindi vado a selezionare la facciata est, modifica del tipo e vado alla voce tipo bordo 1 a selezionare nessuno e confermo l'operazione. E dico a Revit di eliminare il montante corrispondente alla griglia tipo bordo 1. Quindi elimina montanti, Revit elimina il montante. Non mi interessa averlo perché, ripeto, abbiamo il montante angolare qui sulla facciata sud che è in comune in questo caso con la facciata est. Il montante angolare quadrato sul tipo bordo 2 lo voglio, tipo bordo 2 lo voglio perché sarà in comune con la facciata nord, quindi vado semplicemente a spostare in questo modo il montante d'angolo fino in questa posizione. A questo punto mi dispongo nella vista di prospetto est, dove ho precedentemente isolato temporaneamente la mia facciata est. Per farlo, lo ripeto, non dovete fare altro che selezionare la vostra facciata est e digitare HI da tastiera per isolare temporaneamente. Quindi vado a scegliere nella scheda architettura il comando griglia facciata continua e vado a realizzare 3 assi, quindi 3 corrispondenti a 3 montanti, che in questo caso vedete verranno realizzati automaticamente perché nelle opzioni, nei parametri di modifica del tipo della facciata est sono già inseriti i nostri montanti, perché abbiamo realizzato la facciata est copiandola dalla facciata sud, a partire dalla facciata sud. Quindi con il comando quota allineata vado dal bordo sinistro a realizzare una quota di questo tipo e a dire a Revit che la distanza tra i vari montanti deve essere anche in questo caso equidistante e vado a cancellare la quota. A questo punto riattivo la visualizzazione degli altri elementi con HR da tastiera, vado in vista 3D per valutare quanto ho realizzato e procedo poi con la realizzazione della facciata nord che è uguale alla facciata sud, quindi mi reco in vista di pianta, seleziono la facciata continua sul lato sud, con lo strumento copia vado a copiare la facciata con riferimento al bordo interno e la dispongo sull'altro lato e in particolare su questo bordo qui. Revit mi dirà che il montante angolare disposto in basso a destra, quello d'angolo in comune con la facciata est, si sovrappone chiaramente col montante angolare della facciata est. Quindi mi chiede, ehi, vuoi eliminare un elemento in più? Dico a Revit di eliminarlo. Vado qui, vedete, si trattava proprio della sovrapposizione dei montanti angolari in questo punto qui. E adesso vado a realizzare l'ultima facciata, quella ovest. Quindi prima di farlo però vado a eseguire una piccola modifica per quanto riguarda la facciata sud e quella nord, vale a dire il montante tipo bordo 1 sia per la facciata sud che per quella nord, che tra l'altro non ho duplicato, quindi ho facciata sud su entrambi i lati, anche sul lato nord. Quindi basta eseguire la modifica una volta, avranno su questo lato qui un montante angolare, perché sulla facciata ovest avremo bisogno di un'altra facciata continua. Quindi modifica del tipo bordo 1 avrà un montante angolare quadrato, vado a dire ok, ancora ok, vedete in questo caso anche la facciata superiore avrà subito la modifica perché in realtà ho facciata sud anche sul lato nord, quindi la modifica è stata realizzata, è stata eseguita una volta sola, quindi vado a portare il montante angolare arretrandolo in questo punto qui e per eseguire l'allineamento posso col comando delle due facciate, posso nella scheda modifica col comando allinea selezionare vediamo un po' se riesco a prendere il punto col comando tab, potete aiutarvi, esatto, questa estremità qui per allinearla con questa estremità qui. Quindi i due montanti angolari sono adesso allineati. Vado ora semplicemente a
nella scheda architettura, gruppo costruisci muro architettonico, vado a scegliere, sì, possiamo utilizzare anche la facciata est, modifica del tipo, duplica, facciata ovest, dico a Revit di confermare, e a tipo bordo 1 e tipo bordo 2 vado a dire di non realizzare nessun montante, poiché i montanti di bordo in questo caso sono già presenti e sono rappresentati dai due montanti angolari delle altre due facciate. Quindi non devo fare altro che dispormi in questo punto qui e tracciare la facciata continua fino all'altro montante angolare. Perfetto, poi mi dispongo nella vista di prospetto ovest, seleziono la mia facciata continua, HI da tastiera e vado anche in questo caso a realizzare una griglia di facciata continua con 3 montanti anche in questo caso. Quota allineata, solito procedimento, bordo laterale, montanti interni, bordo esterno, distanza equidistante, ESC da tastiera e cancello la mia quota. A questo punto HR per riattivare la visualizzazione di tutti gli elementi, vado in 3D e ho finalmente completato la realizzazione di tutte le mie facciate continue di casa Farnsworth. In realtà ragazzi ho visto dalle immagini di riferimento che la facciata ovest è suddivisa in 3 moduli, di cui quello centrale ospita la porta d'ingresso all'abitazione. Quindi andiamo ad apportare una modifica alla facciata ovest. Mi dispongo nella vista di prospetto ovest, seleziono la facciata HI per isolarla e vado a cancellare i 3 assi per i montanti che ho creato poco fa. Quindi mi dispongo sul comando griglia di facciata continua e vado a realizzarne questa volta soltanto 2. Comando quota allineata come poco fa e vado a renderli anche in questo caso equidistanti. Seleziono la quota, la cancello e vado poi riattivo la visualizzazione di tutti gli elementi, mi dispongo in pianta piano di calpestio piastra e dovrò questa volta semplicemente sostituire il pannello del modulo centrale, quindi esatto, questo pannello qui, il pannello di sistema vetrato, con una porta. Per poterlo fare però devo prima caricare una famiglia di porte di pannelli per facciate continue, nel caso specifico però si tratta di una porta, quindi mi reco nella scheda inserisci, gruppo carica da libreria, carica famiglia di Autodesk, mi reco nella categoria pannelli di facciata continua e vado a scegliere, vediamo un po' cosa abbiamo, vetro doppia anta, dovrebbe essere sufficiente. Vado a caricare la famiglia all'interno del progetto, poi non devo fare altro che selezionare il pannello vetrato del modulo centrale aiutandomi col tasto Tab da tastiera e nel menu a tendina delle proprietà vado a scegliere, vedete in questo caso avrò a disposizione vetro doppia anta, lo seleziono e vado a switchare, vado a specchiare il senso di apertura della porta nell'altro lato. Ragazzi, noi siamo giunti al termine di questo video tutorial, il terzo della serie sulla modellazione di casa Farnsworth. La nostra casa Farnsworth inizia a prendere forma, ragazzi, guardate che figata. Io spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate imparato cose nuove. Nel caso in cui doveste avere dei dubbi vi prego di scriverli nei commenti e se il video vi è piaciuto ovviamente vi prego di lasciare un like qui sotto. Noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!